Ciao a tutti, eccoci qui con una nuova puntata di Forcinet per la seconda parte delle predictions di SummerSlam, ovvero quelle dedicate alla seconda notte, alla Night 2, che andrà in scena domenica 3 agosto. Un appuntamento imperdibile, ma andiamo subito a vedere quali sono i match. Partiamo dall'ultimo match annunciato, quello per i titoli di coppia, per i titoli tag team WWE, che verranno difesi dai Wyatt Six, campioni da neanche un mese, la coppia composta da Dexter Lumis e Joe Gacy. Al momento non è chiaro se verrà utilizzata la Freebird Rule, ovvero se potranno difendere i titoli anche eventualmente con combinazioni diverse Eric Rowan e Bo Dallas, Anco Laudi, oppure se i campioni saranno soltanto i due che ho citato poco fa, quindi Dexter Lumis e Joe Gacy. Ebbene, questa coppia difenderà i titoli dall'assalto di Andrade e Rey Fenix, una coppia un po' improvvisata, soprattutto visto che Rey Fenix potrebbe tranquillamente prima o poi riformare il tag team storico con suo fratello Penta. I DIY, Johnny Gargano e Tommaso Ciampa, ex campioni, Nathan Fraser e Axiom, ovvero i Fraxiom, che sono ex campioni di coppia di NXT. I Motor City Machine Guns, Alex Shelley e Chris Sabin, che anche loro sono ex campioni di coppia, e i Street Profits, Angelo Dawkins e Montez Ford, che sono coloro che hanno perso le cinture contro i Wyatt Six proprio qualche settimana fa. Allora, io credo che questo match sia abbastanza scontato sulla carta l'esito. Perché? Perché fondamentalmente i Wyatt Six sono diventati campioni, come ho già detto, da pochissimo tempo. Togliere loro le cinture dopo così poco tempo non avrebbe senso. Già i Wyatt Six non mi stanno entusiasmando, perché al di là del debutto e neanche dei primi mesi, forse le prime settimane, poi sono scomparsi per l'infortunio di Bo Dallas, hanno avuto comunque poco spazio in TV e non stanno veramente regalando particolari faville nel roster, soprattutto per le storyline. Quindi al momento credo che tenere quei titoli di coppia sia la miglior garanzia di successo per il momento, perché comunque bisogna costruire intorno a questi titoli una storyline. Ci sono tante squadre, come ho già detto, a SmackDown, tant'è che appunto il match è a 6 coppie, ma non c'è una linea chiara, non si sta seguendo una linea chiara, quindi io mi auguro che venga costruita una storyline interessante, una storyline seria, con i Wyatt Six che comunque secondo me resteranno campioni dopo SummerSlam. Match per il titolo intercontinentale invece, Dominic Mysterio difenderà la sua cintura dall'assalto di AJ Styles, un match che già sarebbe dovuto andare in scena qualche settimana fa, anzi forse qualche mese fa direi, ma poi è stato rinviato, a Backlash doveva andare in scena se non sbaglio. Però Dominic Mysterio era infortunato sulla carta, ma non era probabilmente un reale infortunio, faceva parte della storyline. A Raw, nell'ultima puntata, Edge Styles ha schienato proprio Dominic Mysterio. Io credo quindi, anche alla luce di questo schienamento, che in qualche modo Dominic si confermerà campione, e penso che per farlo restare campione sarà decisivo l'intervento di Roxanne Perez, che si sta avvicinando sempre di più a Dominic, il quale sembra che stia pian piano dimenticandosi di Liv Morgan, cioè lo scenario che avevamo quasi tutti prefigurato, quindi molto simile a quello che era accaduto tra Liv Morgan e Rhea Ripley, no? Quell'avvicendamento. Lì ci fu un tradimento, però con la costruzione, con il corteggiamento di Liv ai danni di Dominic, che però era da esterno, non faceva parte del Judgment Day Liv Morgan, mentre Dominic la rifiutava. Qui sembrerebbe tutto un pochettino più lineare con Roxanne Perez, che è già all'interno del Judgment Day. Raquel Rodriguez è un po' quella che fa la voce della ragione, sia per tutta la stable, ma soprattutto per Dominic Mysterio. Io credo che lui si confermerà campione comunque e proseguirà questo suo regno. Pensavo sarebbe stato più breve il regno da WrestleMania, invece addirittura è andato oltre Jacob Fatu, perché ha detenuto la cintura per più tempo di lui, così come anche altri wrestler che appunto hanno vinto i titoli a WrestleMania. Quindi credo che per lui ci sarà questo successo e potrebbe proseguire il suo regno almeno per qualche altra settimana. Solo Sikoa difenderà il titolo degli Stati Uniti all'assalto di Jacob Fatu. Io onestamente credo che Jacob Fatu possa tornare campione. Vado con proprio la vittoria dell'ex campione degli Stati Uniti,
Questo perché? Perché comunque Jacob Fatu è destinato a fare grandi cose, Solo Sikoa è stato un po' offuscato, gli hanno dato questo titolo che potrebbe essere comunque una sorta di contentino per non affossarlo definitivamente, almeno quantomeno ha vinto un titolo nel main roster. La sua stable potrebbe essere dominante, sicuramente è interessante, l'MFT, ma penso che Jacob Fatu in qualche modo possa riconquistare il titolo perché deve vincere questa rivalità, non può perdere la rivalità contro Solo Sikoa se vuole essere destinato ai piani alti, ad obiettivi maggiori, ma non subito per il titolo massimo, perché secondo me è un po' presto mandarlo subito per il titolo assoluto, dato che ci sono comunque delle questioni molto importanti da risolvere e delle storyline che potrebbero essere in divenire, no? Ma ci arriveremo comunque parlando del main event. Quindi io mi sbilancio dicendo che secondo me Solo Sikoa tornerà campione, si riprenderà la cintura e appunto sarà il nuovo campione degli Stati Uniti. Becky Lynch invece difenderà il titolo intercontinentale femminile all'assalto di Lyra Valkyria, ennesimo match tra le due, ennesimo confronto. Non c'è Bayley, ancora una volta Bayley dopo essere stata esclusa da WrestleMania sembrerebbe essere esclusa anche da SummerSlam. Dico sembrerebbe perché tutto può cambiare anche semplicemente, come abbiamo visto proprio a WrestleMania, a poche ore dall'evento, quindi magari addirittura potrebbe essere l'area Valkyria ad essere attaccata da Bayley che potrebbe prendere il suo posto, diciamo quasi un cambio, anche se a WrestleMania fu Becky Lynch a prendere il posto di Bayley. Credo che comunque l'esito del match sarà lo stesso, ovvero Becky Lynch resterà campionessa, perché comunque c'è anche la stipulazione speciale, l'area Valkyria non potrà più dare l'assalto al titolo intercontinentale con Becky Lynch campionessa. Quindi io penso che possa mettere la parola fine definitivamente a questa rivalità. La Valkyria ne esce rafforzatissima anche senza titolo, perché prima con il titolo intercontinentale, quando comunque vinceva tranquillamente e lo difendeva con successo, non aveva delle rivali all'altezza. C'era appunto Dakota Kai, Ivy Nile, la sfidata, ma non erano avversari all'altezza dal mio punto di vista. Invece adesso con Becky Lynch il titolo è stato elevato, ha fatto uno step in più. Becky Lynch non ne avrebbe neanche bisogno comunque del titolo intercontinentale, lo sappiamo tutti, però credo che possa proseguire questa sua crescita con la cintura e soprattutto per la cintura, mentre la Valkyria potrebbe andare a puntare verso altri obiettivi perché comunque la Valkyria è un ex campionessa di NXT e secondo me è anche materiale da titolo del mondo, da titolo principale. E credo che possa anche andare eventualmente all'assalto del titolo di Naomi. Vedremo se poi sarà così oppure no, però secondo me potrebbe essere questo lo scenario futuro. Quindi io vado con Becky Lynch che si conferma campionessa e occhio a Bayley che comunque di mezzo ci andrà a mio avviso e potrebbe costare il match proprio all'Aria Valkyria, magari potrebbe continuare la rivalità tra loro due e chissà che poi a spodestare Becky Lynch dal trono di campionessa intercontinentale non possa essere proprio Bayley. Match per il titolo del mondo a cui ho accennato poco fa con Naomi che è la nuova campionessa dato che ha incassato la valigetta con successo ad Evolution. Se la vedrà contro l'ex campionessa Io Sky e contro Rhea Ripley. Questo è un triple threat match. Diciamo che il discorso è molto simile a quello dei Wyatt Six. I regni brevi esistono, per carità, però far perdere Naomi già a SummerSlam secondo me non ha molto senso. Le hanno dato il titolo facendo concludere la notte di Evolution in maniera spettacolare e quindi io credo che Naomi comunque meriti una chance da campionessa più duratura, più lunga. Non penso che possa perdere la cintura adesso in un triple threat match e credo che sia stata inserita proprio in questa tipologia di match per legittimare la sua vittoria, dato che Io Sky e Rhea Ripley sono su un gradino superiore attualmente. Io qui vi dico occhio al turn heel di Rhea Ripley nei confronti di Io Sky, perché anche nell'ultima puntata di Raw Io Sky ha ribadito a Rhea Ripley di non averla mai battuta. Alla luce di questo, per carità, potrebbe anche arrivare il successo della Ripley proprio. Però io credo che alla fine resterà campionessa Naomi con tradimento di Rhea Ripley ai danni di Io Sky. Quindi vedo questo scenario. Non escludo neanche che possa tornare campionessa Rhea Ripley sempre con il tradimento, attenzione, con il turn heel. Però vedo leggermente favorita Naomi, soprattutto per una questione di tempistiche di regno, altrimenti sarebbe veramente troppo, troppo breve. Quindi vado con Naomi che si conferma campionessa, ma occhio a Rhea Ripley che secondo me è una mina vagante perché quelle parole lì hanno colpito nel segno le parole di Io Sky.
E arriviamo finalmente al main event della Night 2 di SummerSlam, che di fatto è stato anche il main event della Night 2 di WrestleMania 41, quindi John Cena difenderà il titolo WWE dall'assalto di Cody Rhodes in uno street fight match, un match sicuramente molto importante e fondamentale per i due, per la rivalità che si è venuta a creare. Secondo me ci sono i presupposti per fare molto bene da una parte e dall'altra. Credo, io lo sostenevo sin dall'inizio, sin da quando John Cena ha effettuato il suo turn heel. Già lo pensavo prima che lo effettuasse, però il turn heel mi ha dato ancora più la spinta per il mio pensiero, cioè John Cena campione a WrestleMania, John Cena che perde la cintura a SummerSlam. Questa io penso che possa essere la chiusura del cerchio perfetta, con Cody Rhodes che appunto aveva perso la cintura a WrestleMania in maniera sporca e adesso invece in uno street fight match, in un match in cui tutto è consentito, andrà a riprendersela. Quindi io credo che Cody Rhodes tornerà ad essere il campione WWE, di vincere il suo secondo titolo assoluto, secondo titolo mondiale in WWE nell'arco di poco più di un anno, e quindi proseguirà la sua strada con John Cena, che poi le ultime date le farà pian piano, tornando dalla parte dei buoni, dalla parte dei face, facendo una sorta di redenzione senza titolo, perché secondo me il regno di John Cena comunque è stato ampiamente sufficiente, ha fatto le sfide e i match che doveva fare, però a questo punto credo che il suo regno possa giungere al termine. Lo sostenevo dall'inizio, chi meglio di Cody Rhodes, vincitore tra l'altro del King of the Ring Tournament, che non sarebbe stato neanche necessario per arrivare alla title shot dal mio punto di vista, potrebbe detronizzarlo. Ebbene, penso proprio che non ci sia nessuno migliore di lui, dato che comunque già si è sbarazzato di CM Punk, si è sbarazzato di Randy Orton. Anche lì poteva esserci comunque una chiusura del cerchio con i due, secondo me, perché sono state rivalità storiche. L'unica alternativa che vedo possibile eventualmente potrebbe essere John Cena, però a questo punto, scusate, a detronizzare John Cena potrebbe essere Roman Reigns, ma Roman Reigns è impegnato su altri fronti, quindi credo che Cody Rhodes tornerà campione e John Cena tornerà face con il tempo. Occhio a Randy Orton, che potrebbe essere da heel il nuovo avversario, il prossimo avversario di Cody Rhodes per la cintura. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.